Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo ad inaugurare una serie di video che usciranno da qui a non so quando riguardo una modifica che ho fatto alla Suzuki Gran Vitara. Piccolo spoiler, ve lo faccio intravedere. Eccola qui. Ormai è passato più di un anno da quando ho fatto questa modifica, questi video, sto registrando chiaramente questa intro dopo tanto tempo. Ad ogni modo, quello che abbiamo fatto è andare a rialzare la carrozzeria rispetto al telaio, quello che comunemente si chiama body lift. Sostanzialmente si vanno ad inserire dei tamponi appunto tra telaio e carrozzeria. Normalmente ci sono già, perché sono dei silent block in gomma, ma sono bassi. Quello che si fa è inserire questi dischi, questi spessori, in modo che la carrozzeria si distacchi ancora più dal telaio e si rialzi. Ci sono diversi tipi di materiali in cui sono fatti questi spessori qui, ad esempio alluminio più rigido, nylon. Gli ideali, quelli scelti da me, sono quelli in poliuretano. Magari più avanti nei prossimi video vedremo qualche differenza e caratteristiche. Ad ogni modo, io sono andato ad inserire dei tamponi di 12 cm, quindi l'auto si è rialzata di 12 cm, e lo si fa sia per questioni estetiche, ma anche per poter montare delle ruote più grandi e quindi fare in modo che durante le sterzate o le manovre non vadano a toccare contro i passaruota. È chiaro che bisogna andare a tenere in considerazione delle accortezze da fare, ad esempio siccome il baricentro dell'auto si sposta, si modifica, diventa più alto, è buona norma andare appunto a montare gomme più larghe e anche distanziali. Ad ogni modo, in questo video andremo a vedere cosa smontare all'interno dell'abitacolo e inoltre rimuovere il paraurti anteriore e posteriore. Nel prossimo video invece vedremo tutto quello che c'è da smontare all'interno del vano motore e sotto l'auto. Successivamente i video che seguiranno riguarderanno chiaramente l'adattamento di questi tamponi, il montaggio, così come tutte le modifiche da effettuare. Ad esempio, siamo andati a costruire una prolunga per l'asta del volante, inoltre allungare i tubi dei freni, allungare le leve del cambio del riduttore, modificare il paraurti e così via. Comunque vedrete tutto il lavoro, tutto il progetto spezzato in diversi video. Bando alle ciance, iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. E allora iniziamo andando a rimuovere il pomello del cambio, molto semplice, lo andiamo a svitare. Successivamente rimuoviamo la cornice e la cuffia. Ovviamente facciamo la stessa cosa anche con la leva del riduttore. Qui è presente una piccola vite a croce da andare a svitare. Successivamente solleviamo il pomello stesso. La stessa cosa facciamo con la cornice e la cuffia, e una volta rimossa procediamo con quest'altra cornice in plastica. Anche questa è solo agganciata a pressione. Basta fare un po' di leva, sollevarla e viene via facilmente. Continuiamo con il tunnel centrale. Questo è ancorato da due viti a croce anteriori, due sono all'interno del vano portaoggetti del bracciolo e altre due viti sempre a croce sono nella parte posteriore, una da una parte e una dall'altra. Ed ecco che una volta rimosse le viti, il tunnel adesso è libero di muoversi, lo possiamo arretrare e successivamente rimuovere del tutto, ricordandoci che bisogna andare a staccare il connettore della presa da 12 volt a fianco il freno a mano. Continuando possiamo arretrare la parte anteriore e successivamente rimuoverla. Anche qui ci ricordiamo che al di sotto dell'accendisigari c'è un connettore da andare a staccare, anzi per la precisione sono due, uno è per l'accendisigari stesso e l'altro per la luce intorno all'accendisigari. Ora abbiamo 4 bulloni da 10 da svitare. Queste tengono sia il supporto per reggere il tunnel centrale, così come la cornice che tiene le due cuffie in gomma della leva del cambio.
Allo stesso modo 8 viti a croce tengono la cornice delle cuffie per quanto riguarda la leva del riduttore. Li andiamo a svitare e rimuovere sia la cornice che le due cuffie in gomma. Spostandoci nella parte posteriore andiamo a rimuovere i 4 bulloncini che tengono questo supporto qui in metallo, e al di sotto troviamo il registro del freno a mano. Qua dobbiamo andare a sganciare i due fili perché è ovvio, successivamente li dobbiamo andare a tirare da sotto. Comunque è molto semplice, con una chiave da 10 rimuoviamo completamente il dadino del registro e successivamente possiamo liberare i due cavi. Purtroppo mi sono accorto di aver perso le clip di questa operazione, ma vi mostro come funziona. Praticamente c'è l'astina di supporto che tira, cui sono attaccati i due cavi, è presente una boccolina all'interno per far scorrere l'asta del freno a mano e dietro ovviamente bloccata dal dado che avevamo svitato poco fa. Ad ogni modo, rimosso il registro, come potete vedere adesso i due cavi sono liberi di muoversi e successivamente li potremo tirare da sotto. All'interno dell'abitacolo abbiamo fatto tutto, abbiamo concluso. Ci spostiamo ora fuori. Innanzitutto vi faccio vedere tutti i punti di unione tra telaio e carrozzeria, dove sono già presenti i silent block in gomma, e lì dobbiamo andare appunto ad aggiungere i nostri tamponi, i nostri rialzi. E allora ce ne sono due laterali, uno è questo nella parte un po' più anteriore e ovviamente ce n'è un altro identico dall'altro lato. Successivamente sempre lateralmente nella parte un po' più posteriore abbiamo questo qui e un altro identico nel lato opposto. Per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo sempre uno da un lato e uno dall'altro, questo qui. Qui vediamo il piccolo spazio tra telaio e carrozzeria che ovviamente a fine lavoro sarà molto più grande. Infine gli ultimi due, uno da un lato e uno dall'altro, sono nella parte anteriore. Questi sono un po' più nascosti, ne intravediamo uno dal passaruota, ma li vedremo meglio a breve andando a rimuovere il paraurti. E appunto iniziamo a rimuovere quello anteriore, togliamo tutte le clip che bloccano la mascherina anteriore e una volta rimosse possiamo procedere a staccarla dall'auto. Ora possiamo rimuovere il paraurti. Allora, nella parte superiore è tenuto da queste clip qui in plastica, ovviamente li dobbiamo andare a rimuovere. All'interno del passaruota con un esagonale da 10 andiamo a svitare questo bullone qui, ovviamente sia da un lato che dall'altro, così come rimuoviamo questa clip che tiene il parafango nel passaruota, e allo stesso modo nella parte posteriore ci sono 3 bulloni da 10 da andare a svitare, uno destro, uno sinistro e uno nella parte centrale. Ed ecco che possiamo togliere il nostro paraurti. Ovviamente ci ricordiamo di sganciare, se sono presenti, i connettori per i fendinebbia.
Per completare il lavoro, tra virgolette, al di sotto, andiamo a staccare anche le due fascette che tengono il parafango, uno da un lato e uno dall'altro. In questo caso ci sono fascette, ma è possibile che voi abbiate anche una clip al posto della fascetta. Ad ogni modo, adesso si intravedono al di sotto dei fanali i due tamponi che successivamente dovremmo andare ad allungare, e allora concludiamo il lavoro della parte anteriore andando a rimuovere i fanali. 3 bulloni li tengono attaccati, 2 nella parte inferiore e 1 nella parte superiore. Ovviamente ci ricordiamo di staccare tutti i connettori delle luci, sostanzialmente sono 3, 2 per le luci e 1 per il motorino elettrico che abbassa e alza la parabola delle luci. Concluso il lavoro nella parte anteriore, ci spostiamo nella parte posteriore per rimuovere il paraurti. Iniziamo andando a rimuovere tutte le clip poste sul pianale superiore e successivamente ci spostiamo nei passaruota andando a rimuovere questa clip qui in plastica, ovviamente sia da questo lato che dal lato sinistro dell'auto, così come le viti sempre all'interno del passaruota sia da un lato che dall'altro. Per quanto riguarda la parte inferiore c'è un controdato dalla parte interna da tenere bloccato con una chiave esagonale da 10, mentre dal lato esterno con un cacciavite a croce andiamo a svitare la vite. Per finire brugola da 5 e svitiamo quest'altro bulloncino qui. Gli ultimi 2 bulloni sono nella parte inferiore, uno da un lato e uno dall'altro, ai lati della targa. Ed ecco che adesso il paraurti è libero di muoversi e lo possiamo rimuovere, ricordandoci anche qui di stare attenti ai connettori che sono presenti. Io, avendo anche aggiunto una retrocamera, ho anche 2 cavi jack da andare a staccare, collegati appunto alla retrocamera agganciata al paraurti stesso. Ed ecco che rimosso il paraurti, adesso i 2 tamponi si vedono chiaramente. Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo video finiremo lo smontaggio, quindi vedremo tutto quello che c'è da staccare e togliere all'interno del vanomotore, così come sotto l'auto, per quanto riguarda tubi, cavi e pezzi vari. Quindi mi raccomando, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!